Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Nero Corvino. Oggi riprendiamo l'argomento dei capelli, dopo averlo tralasciato per il video di Halloween che se vi siete persi vi lascio qui in alto nella schedina. Ovviamente non c'entra assolutamente niente con i capelli, è un video assolutamente atipico fatto per l'occasione di Halloween. Oggi torniamo a parlare quindi del nostro argomento preferito e dal momento che ho trascurato per un po' di tempo la rubrica Cura Consapevole, che è la rubrica dedicata alle sostanze, quindi alle proprietà delle varie sostanze naturali, ho pensato di parlarvi della Gassol, anche conosciuta come argilla saponifera del Marocco. La Gassol è una sostanza che ha delle proprietà, oltre ad altre detergenti, e che è molto apprezzata tra le capellone e non, ed è utilizzata soprattutto per detergere la cute, quindi è utilizzata soprattutto come shampoo. Questa argilla, che può essere chiamata sia Gassol sia Rassol, è una sostanza che viene estratta sia in Marocco ma anche in alcune zone della Siria, ed è una sostanza che viene estratta nelle miniere, che viene sottoposta ad un procedimento di pulizia per privarla di tutte le sostanze che appunto la rendono impura, poi viene stesa su delle superfici piane e viene fatta essiccare. Da questo procedimento se ne ricava una sottilissima polvere che viene impiegata appunto a scopi cosmetici come sostanza detergente. È un'argilla tra l'altro che viene impiegata per scopi lavanti da tantissimi secoli da parte del popolo medio orientale. Mi pare che già questa sostanza venisse utilizzata nel XII secolo per lavare sia il corpo sia anche i panni, e che il suo nome Rassol derivi da una parola araba che si pronuncia rassala o rassala, non so dove vada l'accento, che significa appunto lavare. Come dicevo, appunto è una sostanza che viene impiegata largamente per detergere la cute, per detergere il corpo, però ha anche delle altre proprietà. Infatti questa sostanza è lenitiva, quindi è delicata sulla cute, non svolge una detersione aggressiva come magari possono svolgerla altre sostanze di tipo naturale, è adatta per agire sui punti neri perché va a minimizzare appunto le imperfezioni della pelle, è adatta anche per minimizzare le discromie del viso, che sono quelle diverse pigmentazioni che si possono presentare sulla pelle, magari dovute a delle macchie solari che possono però essere corrette e minimizzate, quindi delle macchie solari sulle quali noi possiamo agire, e poi elimina le cellule morte che sono depositate su cute e sulla pelle del viso o sulla pelle del corpo, quindi comunque ha una gamma di proprietà che si accompagnano a quella detergente. Essendo una sostanza che, come la farina di ceci e come altre sostanze, contiene le saponine, ovviamente il suo uso è largamente impiegato per questo scopo e è conosciuta principalmente per questo, ma vi assicuro che la Gassol è ottima anche per delle maschere sul viso, appunto per le proprietà che vi dicevo prima, e è ben nota anche per essere molto delicata. Infatti il suo tipo di lavaggio non è un lavaggio aggressivo, è un lavaggio molto rispettoso della pelle e molto delicato. Le persone che magari hanno una cute particolarmente sensibile, ecco, possono utilizzare questa sostanza. Il Gassol infatti è adatto sia per una cute grassa, quindi una cute problematica, una cute sensibile, le cuti che sono diciamo così soggette a dermatiti, soggette a forfora, a delle eruzioni cutanee particolarmente fastidiose. È adatta anche alle persone che vogliono spogliare i capelli da tutta una serie di sostanze di tipo siliconico, perché il Gassol ha la capacità di eliminare abbastanza in fretta
dal capello delle sostanze di tipo commerciali, come ad esempio siliconi oppure anche proteine sintetiche o polimeri che si possono depositare sui nostri capelli quando ad esempio seguiamo una routine non proprio rispettosissima dei nostri capelli, e questa sostanza ci aiuta a liberarci in modo anche abbastanza veloce di queste sostanze. Soprattutto la possono utilizzare anche quelle persone che utilizzando delle erbette lavanti hanno paura magari di scurire i propri capelli, perché ci sono delle erbette che sono destinate al lavaggio che però tendono nel tempo a scurire i nostri capelli. Quindi se magari avete dei capelli particolarmente chiari o siete bionde e con alcune erbette avete paura di ottenere piano piano nel tempo un tono sempre più cupo, garantisce che il vostro colore non sia assolutamente intaccato. La Gassol, nonostante queste positività, diciamo che è una sostanza un po' da attenzionare. Innanzitutto perché necessita di un periodo di assestamento. Vi lascio qua in alto alla vostra destra la schedina in cui vi parlo della fase di assestamento. È una fase molto importante da conoscere e vi assicuro che la sua conoscenza risponderà a moltissime delle vostre domande a cui magari non riuscite ancora a dare risposta. E come dicevo, la Gassol necessita di una fase di assestamento abbastanza lunghetta, nel senso che la Gassol ha la capacità di spogliare il capello da sostanze di tipo siliconico, di tipo commerciale. Quindi innanzitutto le persone che hanno e che seguono una routine siliconica con prodotti di tipo sintetico devono stare un po' attente, perché una volta che subiscono l'eliminazione di queste sostanze dal loro capello si ritroveranno con in mano dei capelli che non riconoscono. Questo perché? Perché una volta che noi spogliamo i capelli dai siliconi vediamo la vera natura dei nostri capelli. Se volete approfondire l'argomento dei siliconi, io vi lascio sempre qui alla vostra destra il video inerente a questa sostanza, così anche vi fate un'idea di quello che fa il silicone in sé. E ovviamente se avete già visto questo video capirete perfettamente che una volta che il capello viene spogliato da queste sostanze si ritrova praticamente danneggiato. Quindi le persone che seguono un tipo di routine del genere devono un po' stare attente, perché i capelli che si ritrovano poi saranno un po' difficili da gestire. Si possono anche ritrovare con dei capelli particolarmente secchi, con dei capelli elettrici, con dei capelli affastellati, ingestibili, difficili da districare e magari con dei nodi un po' più stretti e un po' più veloci nel formarsi. Quindi bisogna stare un po' con gli occhi aperti e capire come gestire nel modo migliore possibile questo periodo. Questa fase di assestamento della Gassol la possono vivere anche le persone che seguono una routine total natural, però ovviamente ha un'incidenza più lieve e quindi diciamo così questa fase di assestamento sarà meno pesante da passare. Quindi dipende un po' da che capello avete e da che routine seguite. Poi la Gassol io non la consiglio alle persone che hanno poco tempo, alle persone che hanno fretta di vedere dei cambiamenti positivi, dei miglioramenti dei loro capelli, perché appunto è soggetta a questa fase di assestamento. Inoltre tendenzialmente si consiglia la posa dai 15 minuti a un'oretta della Gassol, quindi non va semplicemente distribuita sulla cute ma va tenuta in posa, quindi dovete avere anche il tempo di potervi occupare dell'impacco e dovete risciacquare molto abbondantemente, quindi dovete prestare delle attenzioni se volete utilizzarla. Mettete mano alla vostra pazienza e magari incrementate degli impacchi di tipo idratante o anche di tipo oleoso, che però anche gli impacchi di tipo oleoso dovete un po' attenzionarli, perché molte ragazze che hanno avuto esperienza col Gassol dicono che il Gassol ha un po' di difficoltà a rimuovere l'impacco oleoso dai capelli. Quindi ecco, sperimentate, fate delle prove, vedete come agisce questa sostanza sui vostri capelli e adattatevi di conseguenza. Ovviamente utilizzate questo video come
guida per capire come muovervi inizialmente, però ecco, dovete un po' giostrarvi e adattarvi a quello che i vostri capelli vogliono sostanzialmente, perché le esperienze cambiano anche se utilizziamo una stessa sostanza. Come preparare il gassol? Allora, si può preparare aggiungendo dell'acqua calda alla quantità di gassol che avete scelto, che possono essere circa 25, 30 grammi, 35, 40 grammi, e mescolare in modo tale da sciogliere tutti i grumi e rendere la pastella morbida. Lasciare idratare circa un 10 minuti e poi procedere con l'applicazione. Se volete aggiungere all'interno della gassole delle sostanze, vi consiglio di aggiungere delle sostanze come il miele o lo zucchero, oppure della farina di ceci magari, se preferite. Non vi consiglio l'aggiunta di gel, perché ho sentito delle esperienze che dicono che aggiungere dei gel all'interno favorisca un separarsi in zolle della pastella, quindi questo poi inficerebbe il potere detergente della sostanza stessa. Quindi personalmente io vi consiglio di iniziare mescolando la gassole solo con acqua calda e poi vedere in caso e aggiustare il tiro più in là. Poi procedete con l'applicazione in cute, massaggiate bene e state in posa dai 15 minuti ad un'ora. Durante questa attesa vi consiglio di impellicolare i vostri capelli con una pellicola da cucina o con una cuffietta da doccia, comunque qualcosa che isoli l'impacco in modo tale che la gassol non secchi, e poi appunto di procedere con un risciacquo con semplice acqua molto abbondante, perché potrebbero rimanere comunque dei residui dell'argilla sui vostri capelli e questo renderebbe i capelli polverosi e un po' opachi, quindi andrete un po' ad inficiare la brillantezza della vostra chioma. Quindi vi consiglio di abbondare proprio con l'acqua del risciacquo. Il gassol inoltre ha un pH neutro, quindi in primis non aggiungete insieme alla gassole delle sostanze che hanno pH acido, perché andreste ad inficiare la proprietà detergente dell'argilla. Quindi per questo innanzitutto vi consiglio di iniziare con semplicissima acqua o al massimo di utilizzare degli oli essenziali, qualche goccia se lo ritenete magari necessario, se lo preferite. E in secondo luogo fate sempre un risciacquo acido dopo che avete terminato il risciacquo con semplice acqua, perché in questo modo andrete a ripristinare il pH originale della pelle, che è un pH acido, e andrete a chiudere le cuticole dei vostri capelli. Vi consiglio inoltre di esclusivizzare l'utilizzo della gassol, quindi di non alternarla almeno nel periodo di assestamento con dei prodotti ecobiologici o con dei prodotti siliconici. Ecco, questa è una cosa che dovete vedere un po' voi, nel senso che, come dicevo prima, è tutto molto soggettivo. Ci sono persone che riescono ad alternare lavaggi con la gassol con shampoo ecobiologici e si trovano abbastanza bene, mentre ci sono alcune persone che hanno bisogno di utilizzare solo la gassol, perché altrimenti presentano delle problematiche riguardo al risultato che poi ha il capello in sé. Quindi io personalmente vi consiglio di scegliere di usare la gassol e portarla avanti per qualche settimana, uscire dalla fase di assestamento e conseguentemente capire se fa per voi o non fa per voi e poi decidere se utilizzarla, se continuare a utilizzarla. Potete però alternarla con dei lavaggi di tipo naturale, quindi con farine, con il lavaggio all'uovo, con delle erbette. Poi vi consiglio di incrementare anche gli impacchi idratanti, che magari all'inizio possono aiutarvi a minimizzare la secchezza che potreste vedere sui vostri capelli. La gassol potrebbe tendere un pochettino a seccarveli, quindi in questo caso andrete a ripristinare uno status di acqua all'interno dei vostri fusti, e dal momento che non potete inserire, o almeno non è consigliabile inserire, dei gel all'interno della gassol, vi consiglio comunque di fare post shampoo degli impacchi idratanti con i gel che preferite. Quindi, ricapitolando, state attenti se cominciate a utilizzare la gassol
se seguite o avete seguito una routine di tipo siliconico. Abbracciatevi la croce e passate questa fase di assestamento che può durare qualche settimana a seconda del vostro tipo di routine e di capello. State attente alle sostanze che inserite all'interno della gassol e preferibilmente prediligete la preparazione con semplice acqua calda. Tenete in posa o sperimentate la posa. Ci sono alcune persone che non necessitano di posa, o ci sono alcune persone che invece la tengono, e capite un po' dopo la fase di assestamento se la gassol è adatta a voi oppure se dovete indirizzarvi verso altre sostanze. Un'ultima cosa, ma non meno importante, la gassol, se volete, la potete trovare sia su Amazon sia su Aromazone, oppure anche nei negozi indiani, pakistani, quindi nei bazar etnici, per capirci. Questa qui io l'avevo presa su Aromazone ormai tanti mesi fa e non l'ho utilizzata perché in realtà sto aspettando di utilizzarla insieme a voi. Tra l'estate, tra l'enne, tra le programmazioni dei video mi sono un po' persa di casa e l'ho lasciata praticamente imbustata perché è ancora chiusa, perché volevo provarla insieme a voi e fare il video sulle first impression e darvi le mie prime impressioni a caldo. Guardate l'inci, prima di acquistare la gassol ci deve essere scritto Moroccan Lava Clay, oppure un'altra parola che non mi ricordo, ma vi lascio qui scritto l'altro termine con il quale vi accerterete che si tratta di rassol o gassol puro. E sotto nell'info box date anche un'occhiatina, sotto aprendo la tendina vi lascio dei link utili dove potete trovare la gassol, quindi Amazon o altri siti che la vendono e in cui il rapporto qualità-prezzo è abbastanza accettabile. Bene, io spero di avervi detto tutto. Se ci sono ovviamente delle domande, come sempre potete lasciare un commentino giù nell'area commenti, io sarò molto felice di rispondervi. Noi ci vediamo al prossimo video e io vi auguro una buona serata.